sei entrato all'università di matematica? Non ci sono mai andato perché il mio sogno era fare l'attore, quindi sono venuto qui in Inghilterra per studiare recitazione. Come ho già detto in altri video, a me il teatro non piace né farlo né guardarlo. Lo so, sono fatto così, a me piacciono cinema e tv, e quando sono venuto a Londra ho trovato una scuola di recitazione solamente di cinema e tv. Si chiama ISA, International School of Screen Acting, che purtroppo nessuno conosce, cioè ormai è in piedi da 25 anni, ma ha una reputazione così nulla che, cioè, se dico a persone del mestiere che sono andato a quella scuola, nessuno sa cosa sia, tanto per dirvi. Però io sono andato lì, allora intanto non è un'università, è un corso a tempo pieno di o 2 anni o uno, io l'ho fatto di 2 anni, ma è solo un corso pratico che è esattamente quello che volevo io, e non ha la struttura dell'università, cioè non ci sono esami, non ci sono altre materie, quindi non hai una laurea alla fine. E il problema non è tanto la laurea, ma il fatto che appunto ci sono scuole di recitazione come LAMDA, RADA, che hanno una reputazione enorme, e quindi gli agenti poi vanno a vedere gli spettacoli di fine anno per poi prendere clienti. La nostra non aveva nessuna reputazione, quindi non abbiamo mai neanche avuto quella prima possibilità. Non voglio blame, cioè non voglio dare la colpa della mia fallita carriera d'attore solo alla scuola, ma purtroppo la reputazione aiuta. Ma, cioè, avrei fallito lo stesso, che sia ben chiaro, però insomma non io, ma neanche tutti i miei co-studenti, non abbiamo neanche avuto quella spinta iniziale. L'idea della scuola era bellissima, appunto. Io, nonostante io fossi un secchione e sono un insegnante, io non volevo assolutamente andare in una scuola, cioè andare all'università, non volevo avere esami, non volevo studiare. Io ho passato la mia vita a studiare cose che mi hanno logorato l'anima perché non mi interessavano, non volevo assolutamente ripetere l'esperienza, e oltretutto a me non piace il teatro, quindi questo era un corso a tempo pieno e l'idea era bellissima perché noi abbiamo proprio studiato solo con le telecamere, avevamo una marea di telecamere, abbiamo studiato varie tecniche di recitazione per cinema e tv che sono, a livello proprio tecnico, sono diverse da quelle del teatro per ovvi motivi, e un corso pratico, quindi i nostri insegnanti ci davano i copioni, dovevamo impararli e fare insomma cose diverse. Abbiamo appunto imparato la tecnica della telecamera perché in base anche a quanto è grande l'inquadratura ci sono cose che puoi o non puoi fare, insomma c'è tutto un mondo dietro che, da quello che so, non viene insegnato molto nelle scuole di teatro. Ti fanno solo un modulo di teatro, di camera, ma poi ovviamente non ti preparano bene. Oltretutto abbiamo fatto screen combat, horse riding, cioè equitazione e anche tiro con l'arco, proprio base, ma giusto per prepararci un po' tutti i ruoli che da attore di cinema potresti fare. Quindi sono anche andato a cavallo, che non è per me, capisco la bellezza ma la faccio provare ad altri. Però vabbè, insomma, l'idea era bellissima. E facevamo anche, questo non so se viene fatto anche per le scuole di teatro, ma facevamo anche side reading. Praticamente questa è una tecnica che succede in alcune audizioni. Di solito per le audizioni ti mandano il copione prima e lo prepari, ma c'è anche il caso che ti diano il copione
base a essere nel momento, e sight reading era l'unica cosa, e improvvisazione era l'unica cosa che mi permetteva di essere nel momento senza calcolare, cioè equazioni matematiche di come recitare, perché non potevo, perché non avevo nessun dato. Quindi nonostante, ripeto, mi pietrificava, era la cosa che mi piaceva di più. Alla fine dell'anno invece di fare l'opera di teatro abbiamo fatto dei cortometraggi, quindi insomma l'idea era bellissima dietro. Purtroppo è stata eseguita molto male perché i tre principals, presidenti, insomma i tre capi, lo facevano principalmente per i soldi, si vedeva che proprio non avevano molto interesse, era tutto lasciato al caso, tutto molto poco professionale. Quindi probabilmente è anche quello uno dei motivi per cui la scuola non si è fatta proprio una reputazione, perché sì, era proprio amatoriale, molto amatoriale. Purtroppo l'ho scoperto dopo, l'abbiamo tutti scoperto una volta che c'eravamo già dentro. È andata così. Scusate, ho avuto un problema con la telecamera, ma direi che siamo tornati. Quindi io non penso di essere un bravo attore, che è anche cioè, è il principale motivo per cui non è mai andata bene, proprio perché sono un matematico, quindi io avevo già calcolato tutto, ma recitazione non è quello. Comunque ho imparato cosa succede a livello tecnico sui set, anche se su un set vero non ci sono, cioè ho fatto qualche cioè, sì, 2 pubblicità, ma da niente. Anche se vi dico questo, però ho fatto un photo shoot per una compagnia di cioè loro aiutano tipo di salvataggio in mare, ecco, e io ero uno di quelli che moriva in acqua, praticamente in mare, e per fare questa cosa siamo andati in uno studio che è una piscina fatta apposta, che viene poi, da quello che ho anche saputo, viene detto, viene anche usata tipo anche Game of Thrones la usa, perché è fatta, cioè non è una piscina a cavolo, è una piscina proprio per film, e anche cambiano il colore del fondale, quindi per farlo sembrare, praticamente questa compagnia voleva insegnarti con questo fotomontaggio, con questo photo shoot, a cosa fare se stai per annegare. È una cosa che non sapevo oltretutto, cioè se tu stai annegando, invece di invece di dimenarti per cercare di sopravvivere, devi metterti a stella e cercare di galleggiare. Questa cosa non la sapevo, e quindi io ero uno di quelli che appunto veniva travolti in quest'acqua. Quindi mi hanno portato lì, hanno cambiato tutto il fondo, quindi è diventato nero per farlo sembrare un mare in burrasca, hanno simulato le onde, poi con tutte le telecamere in alto. Ho rischiato di morire per colpa di queste onde, ma va bene, è un'altra cosa, però insomma è stata una bellissima esperienza il vedere come vengono fatte queste cose. Insomma vabbè, e quello che mi è rimasto praticamente da questi miei anni di recitazione è la conoscenza di quello che succede, e devo dire che mi piace molto, mi attrae molto, mi fa piacere sapere la teoria e la tecnica di quello che succede. E quindi ho parlato di questa cosa sul video, nel video di Adolescence, che ve lo lascio qui, perché il video di Adolescence è fatto tutto in un'unica take, cioè non ci sono tagli tra, cioè io che guardo te e tu che guardi me, no, è tutto unico, quindi praticamente la telecamera non si è spenta per un'ora, cioè tutto l'episodio viene fatto in un unico colpo, dopo ore e ore e ore e ore di prove, ovviamente, perché è complicato, perché in realtà nei film e nelle serie TV non succede così, cioè ogni volta che voi vedete un taglio da io che guardo te, tu che guardi me, allora di solito i film e le serie TV vengono fatti a singola telecamera, principalmente anche perché costano
nello stesso colpo, cioè perché ovviamente non è che la telecamera può girarsi così. Ogni scena che voi vedete è fatta varie volte, ogni volta la filmano da un punto di vista diverso, quindi la possono filmare, diciamo, ecco, una semplice dialogo tra me e voi. Allora, la scena noi da attori la dobbiamo sapere tutta e facciamo partire la scena, e la prima volta tutta la scena la filmano su di me, poi la rifacciamo tutta, stesse parole, stesse cose, stessi movimenti, guardando voi, quindi io non sono non mi si vede, e poi possiamo fare anche diverse shots, diverse inquadrature, cioè una close up vuol dire proprio dove si vede solo questo, quindi siamo molto vicini, oppure c'è quella più ampia, ma ogni volta che cambia, cioè se voi tra un taglio e l'altro vedete anche un taglio di inquadratura, vuol dire che quella è un'altra ripresa, quindi magari la ripresa che fanno su di me la facciamo 3 o 4 volte con diverse inquadrature, prima a wide shot magari dove si vede, dove magari in realtà si vede sia me che voi che è largo, poi la fanno più a metà e poi più ristretta e poi più ristretta, quindi fare una semplice scena ci vuole tantissimo tempo perché appunto deve essere rifatta tantissime volte, e questo porta al grandissimo problema, no, io queste parole non le so in italiano perché io sono stato in inglese, porta al grandissimo problema della continuity. Cosa vuol dire? Di solito sul set c'è una persona addetta alla continuity, perché cioè quando noi facciamo la scena, metti caso che nella scena quando guarda me, io a un certo punto, ma che ne so, mi gratto il naso, ok, faccio così. Qual è il problema? È che magari quando la telecamera è su di me, io mi sto grattando il naso, poi dopo passa su di voi per un mezzo secondo, ritorna a me dopo mezzo secondo e magari la mia mano è già di nuovo giù. Questo è un errore di continuity, perché è impossibile che se io stavo facendo così e poi mezzo secondo dopo siamo su di me, io abbia già finito. Qual è il problema? Il problema è che vuol dire che io la seconda volta che mi sono stato filmato non ho fatto bene lo stesso movimento al momento giusto, cioè quando fai queste varie riprese tecnicamente dovresti tenere i movimenti uguali, in modo che ogni volta è lo stesso momento, in modo che ogni volta che torniamo verso di te il movimento sia fluido e continuo, e c'è una persona addetta a questo, cioè addetta al fatto che mi deve dire, cioè se io la prima volta che viene fatta mi gratto il naso così, questa persona ha il compito di dirmi ricordati che in quel momento ti sei grattato il naso, così io dovrei rifarlo bene. Ovviamente può succedere che io dopo mi dimentico e magari non c'è tempo per rifare altre filmate, perché il tempo è denaro soprattutto nei film, quindi magari lì devono quando poi vanno a edit, a modificare il film, vedono che c'è questa discrepanza, e però non avendo altro materiale devono per forza usarlo, sperando che la gente non se ne accorga. Io dal tetto dei lavori me ne accorgo sempre. È una cosa che succede tantissimo, sono ad esempio le borse delle donne, cioè magari in una prima inquadratura la borsa ce l'ho sulla mano sinistra, taglio su di voi, poi taglio di nuovo su di me e ce l'ho sulla mano destra. Vuol dire che c'è stato un problema di continuity, e questo succedeva spesso, devo dire. Desperate Housewives, con quanto mi piacciono, non ho niente di cattivo, di negativo da dire, ma continuity con questa cosa della borsa me la ricordo perfettamente per Desperate Housewives, e c'è stata anche una scena dove c'erano Susan and Mark, insomma il suo ragazzo,
era girata tipo, cioè si appoggiava così sul letto e parlando al ragazzo. Quando però l'inquadratura era su di lui, lei era stesa e quindi continuavano a fare taglia, 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 taglia tra lei che praticamente faceva sempre, era sempre così. E lì, sì, può succedere perché appunto non se ne sono accorti sul momento, quindi gli è sfuggita come cosa e quindi si sono ritrovati con queste scene da edit. Io ho certo un altro video che odio dire la parola editare perché proprio a livello di suono non lo sopporto, quindi mi rifiuto di dirla, scusatemi, anzi, cioè non mi scuso neanche, insomma mi rifiuto di dirla, quindi dirò sempre edit. Quindi quando si ritrovano nella editing suite, che è il dove fanno l'editing, non hanno niente con cui lavorare, quindi devono sperare semplicemente che la gente non se ne accorga. E continuity è una cosa che noto tantissimo, tantissimo, tantissimo. Allora, questa della borsa è eclatante, che immagino che tutti la notino, ce ne sono altre dove capisco che me ne accorgo io, ma perché ci guardo. E con quanto non mi interessa essere attore, quindi però comunque noto che quando guardo un film ho sempre un occhio di riguardo per le cose tecniche, ma non in un modo che mi preclude il godermi il film, quindi insomma è una cosa in più che noto senza neanche volere. Però succede, continuity è una cosa che succede, cioè gli errori succedono costantemente, costantemente. O anche quando vedete che ad esempio, lì non so bene quale sia il problema, però immagino che sia anche lì continuity, cioè quando se stanno inquadrando me come questa telecamera e sto parlando, no, se sta inquadrando me che ascolto la persona qua dietro, quindi praticamente voi vedete il dietro della testa di questa persona e vedete solo le mie reazioni e però vedete un pochino che qualcosa qua si muove, che cioè, è il dietro della bocca, però noterete che quello che dice la bocca, cioè il movimento della bocca non match, corrisponde ai suoni. Ovviamente se guardate un film inglese doppiato in italiano ovviamente non corrisponde, però se lo guardate in lingua originale o anche cioè in italiano, cioè un film italiano in italiano, vedrete spesso che il suono non corrisponde al movimento della bocca, e quello penso che sia il fatto che magari hanno scelto dei momenti delle mie reazioni che non sono esattamente quando quella persona sta parlando, o come c'è qualcosa che non va. Non ho mai indagato esattamente sul problema tecnico di quella cosa, ma è una cosa che noto molto. E quindi quello sì, noto molto il self-dubbing, direi, cioè quando gli attori si
facessimo sopra me un'intera puntata di un episodio doppiata male in italiano diventa pesante. Addetto ai lavori, no, non ero neanche un addetto ai lavori al tempo. Quindi queste sono le cose che noto di più. Una cosa che voi ovviamente, cioè noi non notiamo da persone che guardano il film, è diciamo, come viene bloccato il film, cioè quando cammini ti dicono sì, cioè, il problema, uno dei problemi da recitare per cinema e tv, cioè per la telecamera, è il far sembrare cose molto innaturali, cioè ti dicono tu quando ti avvicini a quella persona lì devi fermarti esattamente su quel punto, e di solito mettono tipo dello scotch per terra, devi fermarti lì perché ti dobbiamo inquadrare in un certo modo. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu devi recitare in modo naturale, ma tu quando cammini verso una persona nella vita normale non è che guardi per terra per guardare dov'è il punto dove ti devi fermare, quindi devi guardare sempre dritto verso la persona, ma allo stesso tempo riuscire a beccare il segnale. Quindi è comunque una tecnica che va raffinata. Quindi insomma ci sono tante cose tecniche che voi non vedete, al di là della continuity. Anche le scene di sesso soprattutto sono molto, lo dicono tutti gli attori, che le scene di sesso sono le peggiori da fare perché sono proprio tutte molto coreografate, ma in modo non piacevole, insomma non c'è niente da divertirsi, ecco. Non ho mai fatto scene di sesso io, però posso immaginare che quello che succede, anche perché dopo lì c'è un misto tra quello che vuoi fare tu come attore, cioè non scene di sesso, ma tipo anche semplicemente una scena di due che parlano in cucina e uno si muove a destra e a sinistra, c'è una combinazione tra le cose che vuole fare l'attore naturalmente e anche la direzione del regista, quindi quando ci sono molti movimenti sono tutti calcolati, quindi devi ricordarti non solo di recitare a livello facciale naturalmente con le emozioni, ma devi anche ricordarti di prendere il piatto e lo pulisci e lo lavi in quel preciso momento, perché sennò se sbagli dopo fa male continuity. Quindi c'è tutto un lavoro dietro. Scusate, continuo a prendere contro al microfono. C'è tutto un lavoro dietro che a cui uno non pensa, cioè io le ho scoperte queste cose perché c'ero dentro quando ho fatto stage combat, quindi ci insegnavano a lottare per finta. È insane, cioè è incredibile le cose che si possono fare facendo finta, ovviamente, perché cioè, tutti quei pugni, nessuno lì, cioè nessuno dà un pugno davvero, e quindi abbiamo imparato le tecniche tipo per sbattere la testa contro il muro e far finta, oppure insomma degli schiaffi, una marea di cose. Sono geniali, è geniale il vedere come la tecnica del film rende credibili delle cose assurde, cioè delle cose che non succedono, e soprattutto adesso ci sono tanti effetti speciali, quindi vabbè, lascia stare le magie, insomma quelle cose lì, e va bene, ma soprattutto in passato io devo dire che a me i film vecchi non piacciono, cioè se è un film troppo vecchio non mi piace, è una cosa ignorante ovviamente, ma va bene. Però mi affascina il pensare a come all'epoca facevano, cioè bruciare queste macchine, o facevano, insomma, si prendevano pugni e facevano sembrarlo vero, perché un conto adesso, appunto, con tutti gli aiuti che abbiamo tecnologici e con tutta la conoscenza che ormai abbiamo sviluppato, ma qualcuno prima o poi, cioè a un certo punto ho dovuto pensare, e come facciamo a far volare questa macchina in cielo senza, insomma, in modo credibile, con le limitate risorse che avevano all'epoca. Quindi quello mi affascina molto. E sì, ho anche un libro dove parlano, ad esempio, Gone with the Wind, Via col vento, mi sa che è Via col vento, il fatto, insomma, una scena, una delle scene di questi paggi dove cioè, tipo, se uno degli
dove si vede tutto, due persone sono molto vicine, cioè si stanno parlando così, si guardano proprio faccia a faccia. Quando poi inquadrano, fanno le inquadrature singole, cioè della mia faccia e della tua, è impossibile che noi siamo così vicini. E cioè, se noi da lontano siamo vicini così, quando fanno l'inquadratura è impossibile che voi siate proprio così attaccati al mio naso, perché qua ci deve essere la telecamera, quindi voi vi fanno andare un po' più indietro. Però in teoria l'illusione dovrebbe rimanere l'illusione che noi siamo vicini, ma col fatto che io so che succede, le noto queste cose di distanza e succedono in varie inquadrature, ma perché proprio per necessità tecniche, cioè ci vuole spazio per la telecamera, quindi deve essere fatto così. E quello che deve aver reso tipo Adolescence molto complicato è il fatto che appunto la telecamera non si è mai fermata, e una delle cose più comuni è sbagliare da attore. Adesso col fatto che cioè, io non so se esistono ancora i DVD, ma tipo su Netflix non penso che fanno i contenuti speciali, dove tipo in passato quando compravi un DVD c'erano i contenuti speciali, tra cui anche bloopers, che sono tutte le, insomma, gli errori divertenti, quindi quando un attore cioè, gli si blocca la lingua, quindi non riesce a parlare bene o dice una cosa invece di un'altra. A teatro succede amen, live, ma cioè, quando fai film tagli e ricominci, mentre facendo un'inquadratura unica non puoi, cioè se sbagli devi ricominciare tutto da capo, che non succede. Cioè se l'inquadratura, cioè se tu sbagli in un film normale, se tu sbagli in quel momento lì, cioè in un nel momento X, ricominciano, ma magari da un pelino prima, non devono rifare tutta la scena, o comunque rimane comunque una scena all'interno di un film, quindi è una scena di quel giorno lì, ma che non va a intaccare tutto il resto, quindi quello deve essere deve essere stato molto difficile. E appunto da quello che ho sentito hanno avuto giorni e giorni di preparazione prima di fare la filmata ufficiale, perché se ti sbagli e poi ti viene da ridere, e quando cominci a ridere non finisci più, è proprio, anche perché sei comunque sotto tantissima tensione, quindi magari ti scappa da ridere per una cavolata, e poi quando pensi di esserti ripreso e la rifai di nuovo ti viene da ridere di nuovo, quindi devi fermarti di nuovo, e poi c'è sempre ci sono sempre rumori che non dovrebbero esserci, devi aspettare che passi l'aereo, devi aspettare che questo, soprattutto filmare all'esterno è molto difficile, perché appunto hai gente che ti passa di fianco. Ieri mi è capitato, mentre tornavo da un esame che ho fatto per strada a Londra, stavano facendo un film, e una scena fuori, adesso non sono stato a guardare, quindi non so bene che scena sia stato, cosa sia successo, però filmare all'esterno è molto complicato a livello di tempo, perché appunto devi sperare che, cioè, devi eliminare tutti i fattori esterni il più possibile. E sì, molti attori dicono che recitare è praticamente il 90% aspettare e 10 recitare. È vero, nel senso che ci vuole tantissimo tempo per preparare l'inquadratura, no, e poi il regista deve dire al cameraman cosa vuole, come muovere la telecamera, e ci sono tutti i problemi di luci, tantissime cose, e ci sono tanti trucchi anche per le luci, tanti trucchetti, e quindi tutte queste prove vengono fatte prima che gli attori, insomma, senza gli attori, poi dopo devi fare le prove anche con gli attori, e poi dopo hai quei 10 secondi di recitazione se ti va fatta bene. Adesso io ripeto, io non mi
sono proprio delle trappole. E con questo vi lascio, fatemi sapere nei commenti se avete degli esempi che avete visto in film o serie tv, insomma, che avete notato che c'erano dei problemi, e magari anche con le controfigure ogni tanto, soprattutto nelle scene di lotta, tipo quando io ero appassionato di Buffy the Vampire Slayer, lo vedevo quando c'erano le controfigure, e lì insomma è una tecnica anche quella, insomma, far sembrare la controfigura la persona vera, soprattutto nelle scene di lotta, perché nelle scene di lotta è molto probabile che facciano anche delle inquadrature grandi, complete, dove vedi proprio tutto il corpo, cercano di camuffare un po' la faccia, ma il corpo si vede, quindi quello può essere complicato. Ok, adesso